La visione stereoscopica binoculare singola, la binocularietà per capirci, è una delle funzioni più elevate degli esseri viventi su questo pianeta e nell'uomo rappresenta il più alto grado di specializzazione nell'ambito delle funzioni del nostro corpo, la capacità cioè di catturare con due occhi le immagini, gli oggetti che ci circondano nel mondo esterno e di portarli al nostro cervello come fosse un'immagine unica, avendo due occhi che guardano, ma è come il cervello è come se guardasse un solo occhio, un occhio ciclopico posto al centro, che è la somma delle due immagini sovrapposte, e questo ci permette la visione stereoscopica. Ma per vedere in modo stereoscopico prima noi dobbiamo acquisire la binocularietà, e cioè riuscire a guardare con i due occhi. E poi questi due occhi che vedono separatamente devono essere in grado di percepire un'immagine sola. Quindi abbiamo due sensazioni ma un'unica percezione, due organi di senso ma un'unica percezione. Capiamo bene che questa funzione noi non l'acquisiamo immediatamente al momento della nascita, ma è un'acquisizione che avviene successivamente nel tempo, ed in particolar modo dalla nascita fino a 4 mesi noi manteniamo di solito una visione monooculare, per cui cominciamo a vedere separatamente le immagini. Dal 4º mese in poi, con arrivo al 6º mese, noi cominciamo a percepire le due immagini distinte che danno vita alla diplopia, cioè vediamo doppio, ma incominciamo a cercare praticamente di unirle. Quindi che cosa voglio dire? Prima guardiamo con un occhio separatamente dall'altro e vediamo due oggetti separati, poi incominciamo a guardare lo stesso oggetto con due occhi, però lo vediamo doppio, poi impariamo a percepirlo come un unico oggetto. Per raggiungere questa funzione noi dobbiamo imparare a vedere, quindi la nostra vista è un'acquisizione, come la deglutizione, il passaggio dalla deglutizione infantile alla deglutizione dell'adulto, come il passaggio dal crawling, cioè dal carponamento, dal cross crawl, il carponamento, al crawling, cioè alla deambulazione con andamento crociato, in cui incrociamo i 4 arti, ma in realtà abbiamo un appoggio esclusivamente bipede. Bene, questa acquisizione della visione stereoscopica binoculare singola è un fattore che quindi noi dobbiamo acquisire tra i 0 e i 2 anni, 2-3 anni. Se entro questo tempo noi non acquisiamo una visione stereoscopica binoculare singola e non andiamo a perfezionarla entro gli 8 anni, noi l'avremo irrimediabilmente persa. Quindi il concetto fondamentale che deve emergere è che noi dobbiamo catturare nei nostri parenti più vicini, nei nostri nipoti, nei nostri figli, la capacità di percepire le immagini attraverso i due occhi, quindi di avere una percezione simultanea delle immagini e di fonderle insieme, e in più dovremo accertarsi che hanno quella capacità che è chiamata la stereoscopia, cioè la stereopsi più semplicemente, cioè riescono a vedere soprattutto da vicino in 3 dimensioni. Questo è un concetto importantissimo nello sviluppo, e proprio da un punto di vista della comprensione dobbiamo capire che l'acquisizione della visione stereoscopica binoculare singola passa attraverso 3 fasi fondamentali. La prima fase è quella della percezione simultanea delle immagini, che noi dobbiamo avere da entrambi gli occhi. Se purtroppo un occhio soffre di ametropia, cioè non riesce a vedere bene perché ha un problema di acuità visiva, per un'ipermetropia, una miopia, un astigmatismo,
Oppure praticamente nell'adulto poi ci sarà la presbiopia. Bene, se allora un occhio è affetto da un vizio refrattivo, quale l'ipermetropia o la miopia, o meglio ancora è affetto dall'astigmatismo, quell'occhio non percepirà più un'immagine nitida uguale a quella dell'altro occhio, e allora il cervello tenderà ad eliminare quell'immagine e non ci sarà una percezione simultanea delle immagini, che impedirà quindi la possibilità di vedere due immagini. E cosa fa il cervello? Sceglie l'immagine migliore e toglie quella meno nitida, e quindi questo meccanismo con cui il cervello elimina praticamente questa funzione si chiama soppressione. Noi dobbiamo evitare il fenomeno della soppressione, che avviene sia nella percezione simultanea delle immagini sia nella fusione delle immagini, perché se c'è un problema in un'immagine il cervello andrà incontro al processo della soppressione. Quindi quello che è molto importante è che fino a 4 mesi di vita, lo ripetiamo, la visione è una visione praticamente monoculare alternata. Significa che viene utilizzata solo una delle due immagini che vengono dagli occhi, quindi il cervello seleziona fra le due immagini, mentre l'altra viene soppressa. Al 6° mese di vita gli occhi incominciano a vedere lo stesso oggetto e incomincia a scomparire quella che è la soppressione delle immagini, e quindi all'interno del campo visivo le immagini vengono percepite simultaneamente, generando il fenomeno della diplopia. A quel punto è chiaro che per mantenere vivo il fenomeno della simultaneità, cioè per vedere contemporaneamente le due immagini, è necessario che ci sia una buona qualità delle immagini. Se una delle due immagini fosse particolarmente carente di particolari o fosse sfocata, allora praticamente il cervello tende a sopprimere l'immagine peggiore, e questo fenomeno della soppressione può irrimediabilmente disturbare lo sviluppo dell'apparato visivo. Per valutare questo qui è sufficiente prendere un piccolo bambino, fargli guardare una mira ad una certa distanza, porre davanti all'occhio dominante un prisma di 6 gradi a base verticale, e questo di 6 diottrie a base verticale, e questo soggetto prismatiche, e questo soggetto praticamente continuerà a vedere un oggetto come singolo e non come doppio, e questo indica che un occhio va in soppressione. Poi il secondo momento dello sviluppo visivo è la fusione, che interviene in cui si realizza la coordinazione del movimento dell'occhio, in modo che le stimolazioni luminose provenienti dalle due pupille cadono nei punti retinici corrispondenti. Quindi la coordinazione motoria dell'occhio deve far cadere le immagini in punti retinici corrispondenti, e questi punti retinici corrispondenti sono in corrispondenza delle fove, e avremo praticamente che questa convergenza dei punti praticamente sulle fove renderà praticamente i nostri due occhi funzionanti grazie alla fusione, come se noi guardassimo con un occhio unico, un occhio ciclopico, un terzo occhio posto al centro del nostro cranio. Questa capacità praticamente che noi abbiamo in realtà è legata al fatto che le immagini si distribuiscono rispetto praticamente al punto che osserviamo secondo il concetto dell'oroptero, che non è un concetto importante da capire, ma è fondamentale comprendere che ancora una volta, se l'occhio non riesce a percepire bene queste immagini, dà origine ad un fenomeno di diplopia. La diplopia che viene generata dallo scorretto allineamento degli occhi fra di loro, ed è sempre causa di problemi e disagi visivi. E questo qui praticamente è quello che dà vita all'euforia, se sono messi in condizioni di allineamento in ortoposizione gli assi.
Se invece c'è un disallineamento, noi potremo vedere praticamente che questo errore di divergenza, che è particolarmente cospicuo, non permette alla componente fusionale sensoriale delle immagini di fondere le immagini fra di loro, perché la fusione è il passo successivo, e questo meccanismo fusionale non è in grado di far convergere le immagini in punti retinici corrispondenti, ed ecco che compare una diplopia che diventa inevitabile e fastidiosa, e l'unico mezzo che gli occhi hanno per eliminarla è praticamente la soppressione. Una delle immagini oculari viene, quella generalmente di minore qualità, viene eliminata, e gli squilibri praticamente che vengono compensati dal sistema fusionale prendono il nome di eteroforie. Quindi noi abbiamo questo squilibrio fusionale, squilibrio di convergenza, e non riusciamo a far convergere nei punti retinici corrispondenti. Questo meccanismo si chiama praticamente eteroforia, se viene nascosto dal meccanismo fusionale, cioè un occhio non va via. Se invece il meccanismo fusionale dell'immagine non è in grado di fissare queste immagini su punti retinici corrispondenti, noi avremo quell'effetto chiamato eterotropia o strabismo manifesto. Sempre c'è questo concetto della soppressione, e noi possiamo praticamente addirittura considerare la dominanza oculare come secondo elemento del meccanismo fusionale, in cui l'occhio prende praticamente il primo ad allinearsi con il punto di fissazione, quasi a tracciare la strada all'occhio non dominante. La dominanza non è però sempre necessariamente legata all'occhio di migliore qualità visiva, ma è associata talvolta alla dominanza degli arti, per cui avremo un'omolateralità affermata quando occhio, mano e piede saranno sul lato destro o sul lato sinistro, dislateralità quando l'occhio che ha la dominanza oculare si trova controlateralmente a quello praticamente degli arti che noi utilizziamo. E in questa considerazione noi abbiamo un po' il concetto dell'area di Panum, che in realtà poi è uno spazio volumetrico. Adesso, senza soffermarci in questi aspetti tecnici, diciamo che un metodo di valutazione della seconda fase, del secondo grado di sviluppo della binocularietà, che è dato, si fa attraverso le luci di Worth. Le luci di Worth si pone un occhiale in cui viene posto il filtro verde sull'occhio destro e il filtro rosso sull'occhio sinistro, e si fanno praticamente una luce con una pila con 4 luci, una rossa sopra, 2 verdi laterali e una sotto bianca. A seconda, se noi vedremo 4 luci, l'occhio vedrà bene. Se vedremo la luce bianca e lo spazio bianco sotto illuminarsi di rosso, vuol dire che praticamente avremo l'occhio dominante, che è l'occhio sinistro, dove è il filtro rosso. Se è verde, l'occhio destro, dove c'è il filtro verde. Se invece sono presenti soltanto 2 luci, le luci verdi, allora avremo la soppressione dell'occhio destro, rosse. Se invece avremo 3 luci verdi, avremo la soppressione dell'occhio sinistro. E questo ci fa capire che quando io vedo per esempio invece 5 luci, o a seconda se sono a destra e a sinistra, avrò una eso o una exoforia. Quindi le luci di Worth sono un sistema molto valido per valutare praticamente questo aspetto fondamentale. L'ultima funzione molto importante è la stereopsi, che sfrutta mediante il meccanismo evolutivo di adattamento quello che è la distanza fra i 2 occhi. Bene, la distanza fra i 2 occhi è fondamentale per dare la profondità di campo, per dare questa capacità che è il nostro corpo di vedere il rilievo, e quindi è una grandissima risorsa della binocularità, e viene chiamata questa capacità legata alla distanza orizzontale esistente fra i 2 occhi, che permette in certi 2 gradi di avere la visione binoculare rispetto ai punti retinici. Bene, questo praticamente crea, e questa acquisizione intorno ai 6 agli 8 anni, perché avviene in una fase successiva, e affinché avvenga la stereopsi
è necessario che si sia sviluppato la prima fase, la percezione simultanea delle immagini, e quindi non ci sia l'amerotropia, e il secondo livello in cui ci sia la capacità di far convergere le immagini e non ci siano le forie. E quindi il terzo livello sarà la stereopsi, che dipende dalla distanza praticamente che è presente fra gli occhi. Quindi avremo una fissazione bifoveolare, una capacità completa di fusione e avremo una sufficiente acuità visiva di entrambi gli occhi. L'ametropia manca, avremo la capacità di fusione dell'immagine, avremo una fissazione bifoveolare, e questo a seguito della distanza praticamente in coso. Abbiamo praticamente che se uno non ha la visione stereoscopica, la stereopsi, non potrà più ripristinare questa funzione andata persa. Ci sono vari metodi come il test della mosca di Titmus e poi praticamente altri test come il test di Lang che ci permettono di andare a valutare la stereopsi. Abbiamo così valutato la visione stereoscopica binoculare singola, abbiamo capito quanto essa sia importante nell'evoluzione praticamente dei nostri piccoli familiari, e soprattutto questa poi apre il capitolo praticamente alla convergenza e allo stato eteroforico, che è una delle condizioni in cui interviene il discorso posturale che prenderemo in considerazione successivamente. Grazie di aver posto ancora attenzione ai miei audio e spero ci siano commenti interessanti.